Cari amici del mio canale YouTube, bentornati o ben arrivati. Con questo nuovo video concluderò l'argomento riguardante il piccolo popolo o popolo fatato. Di seguito riporto i presunti avvistamenti o ritrovamenti del piccolo popolo che ho trovato a mio parere più interessanti e attendibili. Vi invito comunque a scrivermi nei commenti se per voi sono dei fake o video o immagini attendibili. Attenzione! La visione del video non è adatto a persone sensibili, pertanto invito coloro che appartengono a questa categoria a interromperne la visione. A chi decide invece di procedere auguro buona visione. I boschi e le foreste sono luoghi dove vivono piccoli esseri misteriosi, i quali si nascondono, giocano, fanno dispetti, sono legati a miti e leggende e possono essere benevoli o malevoli. Abitano nelle corolle dei fiori, sotto gli ombrelli picchiettati di bianco dei funghi, tra le rocce muscose, fra i rami degli alberi. A volte vivono nell'aria. Molti amano la danza e la musica e diverse persone, quando li vedono, li scambiano per fuochi fatui. La domanda che vi pongo ora è: le creature del piccolo popolo sono sovrannaturali o sono esseri biologici come noi umani? Secondo la maggior parte degli storici delle tradizioni popolari, per esempio, le fate potrebbero essere gli ultimi residui degli antichi abitatori dell'Irlanda, i Tachua de Danann o tribù dei Danu. Esso fu uno dei popoli preistorici che invasero l'Irlanda. Secondo la leggenda, le tribù dei Danu erano paragonabili agli dei, per la loro capacità di eccellere in qualsiasi arte. La soprannaturalità di questo popolo era legata alle inesauribili capacità dei suoi uomini. Erano formidabili guerrieri, artigiani e conoscitori della sapienza dei druidi. Erano talmente avanzati da utilizzare come mezzo di trasporto delle navi volanti e pare provenissero direttamente dal cielo. Sempre secondo la leggenda, dopo essere stati sconfitti durante una battaglia, le tribù non abbandonarono l'Irlanda, ma si nascosero nei sotterranei dei palazzi incantati, emergendo solo di rado e sotto varie forme per nuocere o giovare agli uomini. Una curiosità: il termine stroke, paralisi colpo ictus, deriva dalla mitologia celtica irlandese ed è collegata al fenomeno del fairy stroke, ovvero il colpo della fata, per il quale le persone vittime di visioni o rapimenti da parte di fate o strani esseri appartenenti alla mitologia venivano private della parola e del movimento, fenomeno ricorrente nei rapimenti alieni moderni. Curiosa è anche la rappresentazione di una divinità celtica non ben identificata, somigliante ad un grigio, tipica rappresentazione del moderno alieno. Ciò che vi ho appena detto è per introdurre una serie di fotografie relative a dei reperti appartenenti alla Marilyn Cryptid Collection, conservata in un museo a Londra. Thomas Theodore Marilyn nacque nel 1782 in Inghilterra. Figlio di un biologo aristocratico, egli ha trascorso la maggior parte della sua vita viaggiando per raccogliere esemplari bizzarri di specie, che dovevano ancora essere catalogati da rinomati zoologi e naturalisti. Nel 1942, un uomo che si spacciava per Marilyn donò un edificio ad un orfanotrofio di Londra, con la condizione che il seminterrato non fosse mai aperto. All'epoca si pensò fosse un parente di Thomas. Dopo questo evento non si è più sentito nominare. Nel 2006 il seminterrato è stato scoperto durante una demolizione pianificata dell'edificio. All'interno sono state trovate centinaia di grandi casse piene di migliaia di esemplari manufatti e diari. È stata soprannominata la Marilyn Cryptid Collection e la sua semplice esistenza metterebbe in discussione la comunità scientifica consolidata, se fosse dimostrata autentica. La Marilyn Cryptid Collection è purtroppo proprietà privata. Il museo non esiste come destinazione fisica, sebbene ci siano state alcune mostre di breve durata nei primi anni del 2000. L'unica risorsa è un sito web. La collezione è quindi inaccessibile, sebbene il sito web sia mantenuto. Secondo Marilyn esistono due tipi distinti di fate, che si sono evolute da specie completamente separate.
Una è una sorta di insetto ed è una fata parassita invasiva, detta dentata. L'altra è una sorta di mammifero con somiglianze anatomiche stranamente simili a quelle degli umani, detta Alatus. Entrambe le specie vivono in alveari, spesso negli alberi, e sono carnivore. Le due specie abitavano in continenti diversi. La fata dentata, però, si è introdotta in America, nascondendosi negli alberi delle navi, e incontrando presto la specie di fata Latus abitante in quel continente. Le fotografie che vi mostro ora sono state prese dal sito web del Museo Marilyn e mostrano le due specie di fate appena descritte. Da studi effettuati da Marilyn su dei nidi di fate mammifera Latus invase da fate dentate, quest'ultima, quando individua una fata mammifera, si attacca alla sua spina dorsale, producendo dei viticci che si insinuano nella carne del suo ospite, rilasciando una miscela di sostanze chimiche sedative nel suo corpo. La fata parassita utilizza poi la sua vittima per entrare nel suo nido senza paura di essere attaccato. Depone le sue uova tra quelle delle fate mammifere e rilascia nel frattempo feromoni per creare confusione nell'alveare. Alla fine si appropria del nido per sé e la sua nidiata, nutrendosi della popolazione di fate mammifere ancora disponibili all'interno del nido. Entro un mese il corpo dell'ospite viene assorbito dalla fata dentate. L'esemplare mostrato nelle fotografie ha quasi consumato il suo ospite, lasciando solo il viso a coprire le orribili fauci che usa per nutrirsi. Un tipo particolare di fata dentata è la fata denominata Horst ed è alta 6 pollici, pari a 15 cm circa, e il suo corpo è segmentato come un insetto e sfoggia un duro esoscheletro chitinoso. È una specie matriarcale. La fata femmina prende un compagno solo per l'inseminazione. I maschi muoiono giovani a causa delle esigenze del suo appetito sessuale. Secondo ciò che c'è scritto nei diari di Marilyn, le fate femmine host decapitano il maschio una volta che ha servito il suo scopo. Il maschio è identificato da due segni rossi sulla fronte che si notano maggiormente durante la stagione degli amori. Questi reperti sono molto importanti. Essi sono stati trovati a Boston, nel Massachusetts, intorno al 1862. Marilyn era consapevole che alcune specie di fate insetti si trovavano in America e desiderava tracciare la loro diffusione e il loro effetto sulle specie autoctone. Egli è riuscito a introdurre nella sua collezione non solo una regina completa e il suo monarca, ma qualcosa di davvero incredibile. Il terzo esemplare, seppur in stato di degrado, è del tutto unico. La fata Horst ha infatti elaborati carapaci sulla testa, ma questo individuo assomiglia alla specie di fata dei mammiferi. Tuttavia presenta anche il verde chitinoso tipico delle fate insetti sugli arti e sul petto. Marilyn, incuriosito, dissezionò l'esemplare e con sua grande sorpresa si trovò davanti una colonna vertebrale e una gabbia toracica malformate, tipica dei mammiferi. A quel punto capì che l'esemplare era un ibrido tra le due specie di fate. Marilyn era affascinato da questa scoperta perché sembrava quasi impossibile per queste creature riprodursi. Nei suoi numerosi tentativi di trovare altri esempi di questo fenomeno, ne sono stati trovati solo uno o due. Nessuno aveva raggiunto la maturità. Marilyn suggerì, in note successive, che affinché questo evento si verifichi, le due specie di fate potrebbero effettivamente avere un antenato comune. Vi mostro ora una serie di fotografie, sempre prese dal sito web del Museo Marilyn, che mostrano degli esemplari di goblin. I goblin sono alti più o meno 18 pollici, pari a 46 cm circa. Costruiscono complessi sistemi di tane che si infiltrano in quelle di altri mammiferi scavatori. Usano la loro pelle verde oliva per mimetizzarsi con la terra e aspettano le loro prede, che sono generalmente conigli e volpi. I goblin, quando attaccano, indossano le pelli delle loro precedenti vittime e poi balzano sulle prede. Alcuni goblin sono stati catturati con i loro corpi ancora impigliati in questa specie di vestiti, e questo ha dato origine al mito dei goblin che indossano abiti rudimentali. È arrivato il momento di mostrarvi delle immagini, appartenenti anch'esse alla Marilyn Cryptid Collection, relative ad un ognomo.
Gli gnomi costruiscono tane come quelle di un tasso e usano i loro grandi piedi, simili a vanghe, per scavare. I maschi sviluppano filamenti lanuginosi rossi sulla testa e lungo la colonna vertebrale. Da lontano, questo sciocchio di rosso può essere percepito come una forma conica, un po' come un cappello. Gli gnomi utilizzano frammenti di ossa, legno, roccia e oggetti trovati per aiutarsi a costruire le tane o per difendere il loro territorio. Qui viene presentato un esempio di osso, masticato fino a un certo punto, e un pennello scartato con una lama da taglio grezza, realizzata con un pezzo di metallo arrugginito attaccato all'estremità. È stato anche dimostrato che gli gnomi si servono di pelli di piccoli animali per difendersi dal freddo. Passiamo ora ad un video pubblicato da Enzo D'Urso sul suo canale YouTube del 2015. In un'imprecisata zona boscosa del Messico centrale è stato rinvenuto nel 2010 il corpo mummificato di una strana creatura che a prima vista sembrerebbe ricordare una sorta di fata. Il ritrovamento è stato eseguito da un giovane tredicenne in cerca di esemplari per la sua collezione di insetti, il quale, una volta tornato a casa, lo mostrò al padre che, tramite amici comuni, inviò la misteriosa creatura all'ufologa Anna Luisa Sid, autorizzandola a compiere sullo strano essere ogni tipo di esame per scoprirne la vera natura. L'ufologa ha quindi fatto analizzare la misteriosa creatura dal biologo Enrique Ortez, che ha affermato senza ombra di dubbio che si tratta di un reale organismo vivente. Di quale specie e razza però non si sa. Di certo non è un pipistrello o un altro tipo di uccello. Questa creatura avrebbe peculiarità uniche, a metà tra l'insetto e il mammifero. Lo studioso, analizzando l'essere al microscopio, ha potuto appurare le caratteristiche fisiche più evidenti. Al suo esame il corpo risulta integro e l'articolazione scapolare compatibile con la presenza delle ali. Insomma, non sarebbero state apposte in un secondo momento, ma sarebbero parte integrante dello scheletro. Quindi, una volta, quella creatura poteva davvero volare. Singolare anche la bocca con denti sottili e appuntiti, tipici di un predatore. Per il biologo potrebbe essere un animale finora del tutto sconosciuto alla scienza, o forse il risultato di una mutazione. Questi risultati di analisi del biologo Ortez mi ricordano molto le deduzioni di Marilyn. Non so voi, ma a me sì, tanto. Come ultimo documento vi mostro una fotografia eccezionale fatta dal gruppo di ricercatori del paranormale RIP Ghost, pubblicata sul loro sito web e da cui ho avuto l'autorizzazione a pubblicare. In questa foto, effettuata presso il castello visconteo di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, in Lombardia, si nota, attaccato ai capelli di Cristina, una componente e fondatrice assieme al marito Roberto del gruppo, una creatura che è stata riconosciuta come un ghoul, cioè un difensore dei sotterranei, creatura anch'essa appartenente al piccolo popolo. Ebbene, cari amici, siamo giunti alla fine del mio video. Io, dopo tante ricerche, sono dell'opinione che questi esseri sono esseri viventi come noi, seppure con capacità diverse dalle nostre, presumibilmente capaci anche di spostarsi nelle diverse dimensioni. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi. Vi ringrazio per averlo visto fin qui, con la speranza che vi sia piaciuto. Al prossimo video! Salve a tutti, sono una patina buona. L'avete capito? Non una patina buona.